Ciao a tutti, oggi proverò a spiegarvi il procedimento per realizzare una rosa stabilizzata, ovvero una di quelle rose che una volta sottoposte al trattamento sono considerate eterne e soprattutto non hanno bisogno di alcun tipo di cura, quindi non andranno né bagnate né esposte al sole. Il procedimento è davvero molto semplice e il video è davvero molto carino, vi consiglio di seguirlo e di provare a realizzare queste rose perché alla fine sarete davvero felici di averci provato. Per quanto riguarda l'attrezzatura che vi dovete procurare, sarà veramente poca roba e anche facile da reperire, infatti si tratta semplicemente di una caraffa, di un bicchiere e di un paio di forbici. I materiali che dovete procurarvi saranno altrettanto semplici da reperire, quindi saranno del sale, dell'acqua, della glicerina naturale al 100% che potrete trovare o su internet o in qualsiasi farmacia, e del colorante. Il colorante è facoltativo, io lo uso perché il risultato finale che voglio ottenere è il colore di una rosa che sia acceso. In questo caso io ho scelto una rosa rossa per fare il video, quindi ho scelto un colorante rosso e alla fine otterremo una rosa di un rosso acceso. Prima operazione da fare, realizzare la soluzione salina. Per fare questo sarà sufficiente mettere nella caraffa 1 litro d'acqua, ed io l'ho già fatto, e a questo unire del sale, un cucchiaio per ogni litro. Sarà sufficiente, una volta uniti, miscelare e la soluzione sarà pronta. Quindi andiamo ad unire, si metterà il sale all'interno e sarà sufficiente mescolarlo. Ok. Soluzione pronta. Adesso passiamo alla fase vera e propria di stabilizzazione della rosa. Mi raccomando, quando scegliete il soggetto da stabilizzare, fatelo in modo che vi piaccia da subito, anche perché poi l'aspetto che avrà una volta stabilizzato sarà quello per sempre. Io vi consiglio di scegliere un soggetto che sia duro al tatto, che sia abbastanza grande e che abbia un colorito vivace. Poi, altro consiglio, sceglietelo che non sia molto aperto come bocciolo, anche perché la fase di stabilizzazione avrà bisogno di 3-4 giorni. Questo comporterà il fatto che nella fase di stabilizzazione la rosa potrebbe ancora aprirsi. Onde evitare di avere alla fine una rosa troppo aperta, si consiglia appunto di scegliere un bocciolo abbastanza chiuso. Adesso, al fine di far perdere la linfa alla rosa, si deve prendere questa e immergerla nella soluzione salina per 24 ore. Per fare in modo che questa assorba più in fretta e maggiormente la soluzione salina, si pratica un taglio nel gambo in fondo a 45 gradi. Questo permetterà di aumentare la superficie di assorbimento e quindi favorire questa operazione. Si farà in questo modo. Ok, come vedete ho praticato un taglio a 45 gradi ed è sicuramente maggiore come superficie rispetto a un taglio netto. Una volta preparata la rosa, prendiamo un bicchiere e versiamoci dentro la soluzione salina. Una volta praticato il taglio a 45 gradi si potrà mettere la rosa all'interno della soluzione salina e lasciarla lì per 24 ore. Come potete notare, ho fatto sottoporre al procedimento anche dei fiorellini bianchi, oltre la rosa, questo perché poi nella composizione finale il risultato sarà molto più carino. Adesso prepariamo la seconda soluzione, ovvero quella che si prepara con la glicerina naturale al 100%. Per fare questa soluzione sarà sufficiente mescolare acqua e glicerina con queste proporzioni, 2/3 di glicerina e il restante di acqua. Sarà proprio in questa fase che, se vorremmo aggiungere del colorante, bisognerà farlo. Una volta preparata la soluzione di glicerina e acqua, potete mettere all'interno di questa la rosa, ed è proprio in questo momento che potrete colorare la soluzione, perché è qui che il fiore assorbirà il colore e quindi i pigmenti e cambierà colore. Come potete notare, io ho anche utilizzato dei fiori bianchi, quindi in questo caso io non utilizzerò nessun tipo di colore, perché questo rischierebbe di alterare il colore dei fiori bianchi, quindi farebbe sì diventare la rosa più rossa, ma mi farebbe diventare i fiori quantomeno rosa, se non addirittura rossi. Quindi mi raccomando, quando andate a colorare la soluzione di glicerina e poi a immettere dei fiori, ricordatevi sempre che tutti i pigmenti che mettete all'interno verranno assorbiti, quindi in qualche modo, sia minimo che non, accentueranno il colore e altereranno il colore delle piante che immetterete all'interno della soluzione.
Una volta passate le 48 ore all'interno della soluzione di glicerina, possiamo prendere la rosa e sottoporla al procedimento di essiccazione. Quindi per fare questo basterà prenderla, capovolgerla al contrario e appenderla in un luogo della casa nel quale non ci siano luci forti, quindi nessuna fonte di luce diretta, e che ci sia una reazione abbastanza buona e che ci sia una temperatura costante. Questo permetterà di evitare che si formino delle muffe che potrebbero rovinare completamente il fiore e quindi tutto il lavoro fatto sinora. Esiste anche un altro modo per poter essiccare la rosa, ovvero l'utilizzo del silicio. Basterà prendere un contenitore che si possa poi chiudere ermeticamente, mettere del silicio sulla base di questo contenitore, posizionarci sopra la rosa e chiudere ermeticamente. Il risultato sarà veramente sorprendente, perché la rosa alla fine, dato che si asciugherà molto rapidamente, non perderà praticamente nessuna delle caratteristiche estetiche che si ha quando praticamente viene messa all'interno del contenitore. L'unico inconveniente, e non è un inconveniente da poco, è che il silicio purtroppo ha dei costi abbastanza elevati, quindi se dovete fare una sola rosa probabilmente questo non è il metodo che dovrete prendere, e quindi basterà semplicemente appendere la rosa a testa in giù. Però se avete intenzione di fare più rose, casomai iniziate a pensare seriamente di trovare un po' di silicio, che si trova tranquillamente sia su internet che in negozi specializzati tipo quelli per costruzioni. Ed ecco che alla fine del procedimento otterremo questo, ovvero una rosa praticamente identica a una rosa fresca, che però non avrà bisogno di nessun tipo di cura, quindi non andrà bagnata, non andrà posta al sole e in più avrà il vantaggio che sarà praticamente eterna. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile e divertente per imparare qualcosa di nuovo. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.